Fratelli del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Stiamo parlando di uva, lo stiamo facendo insieme al dottor Roberto Di Primio qui presso Apice Piante, e oggi ci parlerà delle malattie fungine, no Roberto? Cosa possiamo dire di questo? Ma qua è piuttosto semplice, perché quello che dà fastidio alla vite sono soprattutto due funghi, sono famosissimi, sono le malattie anche più studiate. Si tratta della peronospora e dell'oidio. Sono due malattie fungine, sono due funghi, sono due famiglie completamente diverse, ecco, come parlare di cani e gatti per esempio, due famiglie completamente diverse di funghi. La peronospora, Plasmopora viticola, invece l'oidio, Nuncinola necatrix. Che cosa hanno di diverso? Hanno un comportamento completamente diverso. La peronospora è una malattia tipica dell'umidità, quindi quando si sviluppa la peronospora? All'inizio della stagione vegetativa, quindi aprile, maggio, inizio di giugno. Tutte le volte che piove, ma soprattutto che piove la sera e rimane la foglia bagnata durante tutta la notte, o il grappolo bagnato durante tutta la notte, quindi quando io ho delle temperature già sopra i 10 gradi, perché meno di 10 gradi il fungo non riesce a svilupparsi, quindi in aprile ho già temperature sopra i 10 gradi, e ho 10 ore di foglia bagnata, quindi tutta la notte la foglia bagnata, e ho il mio tralcio almeno lungo 10 cm, ecco la famosa regola dei 3-10, quindi da quando ha queste caratteristiche in poi la peronospora può svilupparsi. Quindi ricordandoci che la peronospora è un fungo da foglia bagnata, ci possiamo anche immaginare che la peronospora c'è negli anni in cui piove tanto, e quindi praticamente qui da noi in Abruzzo l'anno scorso e 3 anni fa abbiamo avuto tantissima peronospora, perché pioveva tutte le mattine o tutti i giorni pioveva. Invece quest'anno è stata un'annata molto siccitosa, la peronospora non si è vista per niente, perché se non ci sono le caratteristiche ambientali questo fungo appunto non riesce a svilupparsi. Quindi quest'anno, senza fare nessun trattamento, la peronospora non c'è stata per niente. Altro discorso invece per l'oidio. L'oidio è esattamente il contrario, l'oidio colpisce più nel fine giugno-luglio, mesi caldi, perché l'oidio è tra i funghi come se parlassimo di una pianta grassa, quindi praticamente è un fungo che si sviluppa quando non piove, ci deve essere semplicemente caldo e un po' di umidità notturna. L'ifa del fungo si sviluppa e rimane fuori dalla foglia, quindi l'oidio è un tipo di fungo che non entra dentro la foglia, perciò è anche più facile per essere colpita. Quindi per questi due funghi, peronospora nei periodi umidi, trattamento fatto con sali di rame, quindi vari sali di rame, un rame ossicloruro, un rame idrossido, poltiglia bordolese, e per l'oidio un altro periodo, quindi più il mese di luglio, e i trattamenti si fanno a base di zolfo. E lo zolfo si può dare sia come zolfo in polvere, quindi senza miscelarlo con l'acqua, oppure zolfi bagnabili che si mischiano con l'acqua e vengono dati alla vite. Tutti e due questi prodotti sono dei prodotti naturali, quindi lo zolfo sia e il rame sono prodotti naturali, che quindi diciamo non danno fastidio, cioè sono tossici in dosi enormi, ma non sono dei prodotti pericolosi per l'uomo, e quindi praticamente rispettando le norme minime per essere utilizzati, insomma un mascherino, qualcosa quando si fa il trattamento, e ricordandosi anche che l'uva poi la laviamo. Questi sono prodotti che non sono sistemici, non entrano all'interno del nostro grappolo, e quindi basta lavare benissimo il grappolo per avere sicuramente un qualcosa di sicuramente più che pulito, valido, e trattamenti che si possono fare veramente in maniera molto molto semplice, perché appunto non sono dei veleni. Bene, allora insieme a Roberto abbiamo visto come combattere i funghi che appunto attaccano la vite, e abbiamo visto anche che comunque non risultano essere dei trattamenti, diciamo così, anche un po' così facili da fare. Ok, quindi anche noi hobbisti, come ci definisce spesso Roberto, noi hobbisti possiamo fare questi trattamenti munendoci di una piccola mascherina. Alessandro, Roberto e le viti che vedete qui alle mie spalle vi salutano, vi chiedono sempre di mettere un bel pollice all'insù se avete considerato utile questo video per voi, e per gli altri di condividerlo nei social. Ciao e alla prossima!